Lo avete riconosciuto? Togliamo questo? Sigma 14 mm, 2,8. Un obiettivo che è stato con me per tanti anni e vi dico la verità, è ancora con me, anche se ce l'ho in versione Nikon, perché per esigenze di corredo l'avevo preso con la baionetta Nikon. Però sapete che c'è anche come Canon. Ho visto che RCE Foto Livorno ne aveva uno e ho detto, sai che quasi quasi me lo provo anche sulla 5D Mark IV, cioè nella versione Canon, che non ho mai acquistato perché tante lenti, il Tamron 15-30, il 16-35, insomma non ho mai avuto una lente fissa. Avevo provato anche il Canon 14 mm, veramente una bella lente, però ahimè costava parecchio. E allora ecco che questo obiettivo si conferma davvero un best buy, secondo me, secondo il mio punto di vista, per una reflex, se non vogliamo svenarsi. E attenzione, molto distante da tanti concorrenti, come per esempio può essere Samyang, come possono essere tanti piccoli brand che producono sì delle lenti anche belle e concorrono nel prezzo con l'usato di un obiettivo come questo, tozzo, piccolo, non leggero, con una lente sporgente. Già, è un 14 mm, attenzione, le luci parassite arrivano, talvolta danno anche quel tocco di un po' così artistico alla foto, altre volte bisogna veramente ingegnarsi per cercare di toglierle, perché 14 mm si vede davvero tutto, vi fotografate un po' anche i piedi e allora ecco che qualche pannello però poi mi fa l'ombra nella scena e l'obiettivo non ha un paraluce, nel senso che è nello stesso corpo, è un paraluce a petalo inserito nel corpo obiettivo, non potete toglierlo, non vedo tra l'altro a cosa servirebbe, però viene dato questo cappuccio che per esempio nell'esemplare in mio possesso è diventato un tantino lasco. Questo cappuccio, non fatevi ingannare, si può togliere anche così, però no, non serve a niente, perché comunque avrete e otterrete una vignettatura e dovrete rinunciare a qualcosa. Se proprio volete montare un polarizzatore qua sopra dovrete ritagliare la foto e non avrete più ovviamente un 14 mm a disposizione. Eventualmente qualche filtro potete provare a installarlo qua dietro con questo, smontando questo. Non l'ho mai fatto ed è una cosa che insomma su un 14 mm piuttosto, vi dico la verità, utilizzo quelli in camera oppure quelli in post produzione. Un'unica ghiera, visto che la focale è sempre quella, controllate bene che non fischi, perché alcuni esemplari usati hanno questo trascinamento un po' sferragliante, non è buon segno, vuol dire che sono stati usati tanto, e allora meglio andare cauti e comunque c'è sempre la garanzia a rispondere. Un unico switch, quello del manual focus oppure autofocus, anche se la correzione, almeno su questi esemplari per Canon, è sempre presente anche quando siamo in autofocus. E già, vetro ce n'è ed è anche comunque di buona qualità, a dispetto di uno schema ottico abbastanza complesso, però qui dico la verità, ci sta anche perché un grandangolare così estremo deve compensare, bilanciare, raddrizzare, ottimizzare quella che è l'immagine distorta. E la distorsione c'è, come in qualsiasi esemplare. Ho detto, ho comprato Nikon, il 14 Sigma per Nikon, lasciando il 14 Nikon, che aveva ancora più distorsione. E poi bello bilanciato, perché è corto e pesante, sì è vero come obiettivo, ma sta tutto qua, quindi si maneggia bene. E anche qualche foto magari ripresa con angolazioni diverse, o quando serve anche puntandole in alto per riprendere una scena un po' diversa, come si fa con i fisheye, fa il suo lavoro. Certamente bisogna anche trovare la scena giusta per impiegarlo al meglio, però quando avete bisogno di una bella immagine con un'apertura generosa o grandiosa addirittura, è una bella scelta. E poi non dimentichiamo che si avvantaggia anche di un'altra cosa, è una lente fissa. Questo può essere un pro, ma può essere anche un contro, perché effettivamente gli ultimi obiettivi, gli ultimi zoom grandangolari che sono stati prodotti cominciano ad avere una qualità che talvolta riesce quasi a superare una lente fissa. Però Nikon cosa mi offre? Un 14-24, un obiettivo ben più pesante al di là del prezzo, ben più ingombrante. E allora io ricordo che l'ho usato tantissimo questo obiettivo, soprattutto per le foto di interni, per le foto industriali, perché è veramente un piacere inquadrare, e il 2.8, non dimentichiamolo, è luminoso. Ma voi non siete contenti, siete proprio di quelli incontentabili. Sapete che Sigma Art produce un 14 mm 1.8 che è da leccarsi i baffi.
un po' più grande, un po' più generoso, un po' più pesante, anche ahimè costoso legittimamente e comprensibilmente. Mi piace il suo look, come riesce a contestualizzare il soggetto o i soggetti, creare l'ampiezza della scena. Non tutti i grandangolari sono uguali in questo senso. Qui c'è una capacità di mettere in prospettiva che mi ricorda in qualche modo anche alcuni obiettivi che utilizzo nel medio e grande formato. E poi è un 2.8 e a volte, quando non c'è l'esigenza di portare a casa uno scatto fine art, oppure come in caso di questi concerti si lavora a mano libera, beh, ben venga, perché un 2.8 comunque aiuta, e sempre un'apertura così ampia aiuta anche quando dobbiamo fare qualche notturno e ci troviamo a corto, proprio a corto di batteria, di voglia di stare al freddo e quant'altro, e allora, beh, un'apertura che certo a 2.8 non sarà il massimo negli angoli, ma se siamo al buio, beh, si vede anche poco. E poi gli interni, l'ho utilizzato davvero tanto negli scatti di interni perché è un 14 mm, insomma, e pur comunque con i suoi limiti risulta comunque un obiettivo corretto, piacevole da utilizzare, anche perché comunque è luminoso e quantomeno, anche se si lavora in live view, un 2.8 consente di buttare il fuoco dove lo vogliamo far cadere, e poi sappiamo che con l'iperfocale, chiudendo a 8, chiudendo a 11 o a 16 talvolta, si riesce a portare a casa lo scatto. Tutto bene quando lavoriamo in spazi ampi o comunque in ambienti molto luminosi, ma se dobbiamo lavorare nello stretto, ecco che il 14 mm secondo me è insomma c'è una gran bella differenza rispetto anche al 15, tanto è vero che ho sempre preferito questa lunghezza focale, ovviamente nel full frame. Vediamo un pochettino i punti di debolezza. Beh, ve l'ho detto, luci parassite, i flare, a volte, come vedete, ricadono perché è fatto così l'obiettivo. Questo è uno scatto che ho effettuato sia a f8 che a f16. Sapete quanto importante sia stringere il diaframma su un obiettivo grandangolare, e qui ce n'è la prova lampante, con un'ulteriore considerazione che riguarda la messa a fuoco prossima al soggetto oppure ad infinito. Se è ad infinito una lente così asferica, difficilmente anche a f16 o a f22 riuscirà a compensare quello che è vicino ai vostri piedi, perché c'è una distanza davvero molto lunga da colmare. C'è però anche un'altra cosa che va detta, un po' come per tutta la produzione di quegli anni dei Sigma, insomma, meglio testare l'esemplare o prenderne uno con la garanzia, magari ve lo fate provare da chi ve lo vende, se non potete farlo voi direttamente, perché comunque può capitare l'esemplare che abbia dei problemi col fuoco, col motore, ve l'ho detto. Comunque a me è un obiettivo che continua a piacere ancora oggi, e grazie a tutti voi amici per aver seguito anche questo video. Vi aspetto ai prossimi.